Mephisto mi ha particolarmente colpito perché è un personaggio misterioso, è un demone che fa praticamente, insegna, anzi è un preside della scuola di esorcisti. E tu sei lì, no, un demone. Bene. E mi ha colpita comunque nella serie il suo modo di parlare, il suo carattere in generale, ed è la prima volta che comunque un personaggio maschile mi attraeva così tanto e ho deciso di farci il cosplay, anche se tanti inizialmente mi hanno detto guarda, io non ti ci vedo proprio. E così mi sono messa in gioco, perché secondo me il cosplay comunque è anche tipo una piccola sfida. Essere somigliante al personaggio, interpretarlo bene, eccetera. Solitamente sì, è anche un gioco, però io la prendo abbastanza seriamente. Il make-up di Mephisto è abbastanza difficile, o almeno per me, quando l'ho fatto la prima volta, ho dovuto fare ben diverse prove per comunque un risultato finale che dava veramente l'idea di questo personaggio. Allora, solitamente la parte più difficile è togliere completamente le sopracciglia, perché diciamo comunque ne ha abbastanza. Perché Mephisto ha le sopracciglia molto molto sottili e verso l'insù, che diciamo che non sono proprio da tutti. Poi ha un particolare degli occhi, che ha gli occhi allungati e quindi ha anche le occhiaie, quindi da mettere tanto nero sotto l'occhio. Ha gli occhi verdi e quindi lenti a contatto. E i canini, poi le orecchie, ed è anche molto pallido, quindi usare tanto fondotinta chiaro. Oltre a questo particolare del make-up, la prima volta è stato un po' difficile perché il personaggio è alto 1,95 circa e io sono un po' bassa e quindi andare sul palco con delle zeppone grosse così, insomma, era come ballare sui trampoli. Oppure comunque la fascia al seno perché è un maschio, quindi le tette non le ha, e stare lì e schiacciarsi completamente le tette è stato un po' soffocante, però comunque è stato soddisfacente il risultato. Tanti mi hanno chiesto come facevo a fare questo trucco e oggi sono qua per farvelo vedere. Ok, iniziamo con del fondotinta, quindi bisogna levare i capelli o comunque qualsiasi cosa che potrebbe essere di intralcio. Io inizio comunque con un fondotinta liquido. Poi vado a prendere anche un po' di cipria. Sia il fondotinta che la cipria è sempre meglio metterne comunque, diciamo, abbondante per comunque avere un viso molto liscio e estenderla per bene. Io adesso sto facendo con le mani perché io mi trovo, diciamo, meglio, però se voi avete una spugnetta o comunque un pennellino, vi consiglio di farlo con quello, comunque come vi trovate meglio voi. Ok. Poi si prende un copriocchiaie, che dopo questo lo utilizzeremo anche per le sopracciglia e le labbra. Ok, iniziamo con le ombreggiature degli occhi, con degli ombretti. Io solitamente prendo del bianco da mettere sopra l'occhio. Poi prendiamo del marrone, non troppo scuro, poco poco sopra l'occhio. Dopo di questo si può iniziare con degli eyeliner. Solitamente uso un pennello abbastanza fine per fare comunque i dettagli e uno un po' più grosso per estenderlo meglio. Allora. Iniziamo qua vicino per fare una piccola righetta, perché comunque lui è un demone. Poi mettiamo un po' di eyeliner sopra l'occhio. Poi facciamo anche sotto l'occhio, senza andare dentro. E poi si va a riprendere a matita, essendo che lui ha molte occhiaie.
Poi andiamo a sfumare un po'. Poi per ingrandire, diciamo, l'occhio si usa la matita bianca dentro. Io l'ho notata comunque attraverso foto di cosplayer asiatici, fa diventare l'occhio più grande. Essendo che comunque è molto pallido, io solitamente metto un po' di bianco sul naso, in modo che così le sopracciglia e gli occhi risaltino molto di più. Risaltino, scusa. Adesso la parte, diciamo, più difficile è la parte di togliersi completamente le sopracciglia. Allora, per non utilizzare rasoio, comunque non averle più a vita, si usa un piccolo metodo che ho imparato da YouTube, da un ragazzo, che praticamente si usa colla, fondotinta e io per comunque sicurezza uso anche il correttore. Allora, iniziamo a mettere la colla stick sopra le sopracciglia in modo da appiattirle. Si aspetta un po' di minuti che la colla asciughi. Allora, dopo che si è asciugata la colla, che comunque basta 1 minuto, 2 minuti massimo, si inizia a mettere un po' di fondotinta sopra le sopracciglia, cercando di espanderlo. E il primo passaggio è quasi finito. Dipende un po' da che sopracciglia si ha e serve rifare questa operazione più volte per avere un effetto perfetto. Solitamente chi ha le sopracciglia belle grandi, quindi magari anche un ragazzo, si prendono interi pezzettini di colla cercando di espanderli su tutte le sopracciglia e rifacendo di nuovo l'operazione col fondotinta. I miei sono abbastanza fini, quindi non ne ho molto bisogno. Solo dal primo passaggio penso che comunque si noti il risultato, che si ha le sopracciglia molto più chiare. Si aspetta di nuovo qualche minuto. Io sono al terzo passaggio e si vede già il risultato. Adesso farò l'ultimo. Poi ci passo direttamente tra un po' di cipria, in modo che si asciughi anche un po' prima. Poi ci ripasso il fondotinta liquido e ci ripasso ancora la cipria. Questo è il risultato finale. Ovviamente da vicino si vedrà comunque quasi sempre, però devo dire che da lontano dà l'effetto. Se non siete sicuri dell'effetto, passate altro fondotinta su tutto il viso per uniformare l'effetto. Si riprendono gli ombretti con il marrone scuro, si fa una leggera sfumatura vicino all'occhio, sotto il sopracciglio. Adesso si prende l'eyeliner e iniziamo a disegnare le sopracciglia all'insù. In realtà ce l'avrebbe molto più fini e ha una curva comunque molto alta, però nella copertina del manga, quando è seduto sulla sua poltrona e guarda verso l'insù, si nota che le sopracciglia sono molto più piccole e verso l'altro. Poi si prende la matita, se non riuscite a fare bene con l'eyeliner, ed ecco il risultato. Prendiamo un marrone ancora più chiaro e finiamo la sfumatura sull'occhio. Poi
Finiamo sempre con un leggero bianco, visto che prima l'abbiamo un po' cancellato sotto le sopracciglia. Quasi tutti i personaggi maschili hanno il colore del labbra molto molto più chiaro e molto simile alla pelle. Quindi si prende il correttore, lo si mette sulle labbra come una rossetta e si inizia anche con un po' di fondotinta a spalmarlo. Ok, allora adesso pulitevi comunque le mani e iniziamo a mettere le lenti a contatto. Io prendo le lenti da un sito chiamato Pinky Paradise, le mie sono verde per il colore di Mephisto, ingrandiscono diciamo l'occhio, il colore è molto acceso e vabbè le mie sono annuali, quindi ottime secondo me per i cosplay, soprattutto quelli che comunque bisogna riportare comunque a una fiera che c'è tra 3 mesi, tipo sono tranquilla. E io ci trovo molto bene, comunque sono anche comode e soprattutto danno un buon effetto. Dopo aver messo le lenti, adesso arriva il trucco dei canini. Allora, essendo che tipo io ho i dentini molto piccoli, questi qua, solitamente non trovo comunque dei canini finti della mia misura, tipo quelli per vampiri, eccetera, che si trovano per carnevale o per Halloween. Quindi prendo delle unghie finte, le taglio a triangolino per applicarli. Io uso praticamente questo che non è un dentifricio, ma è una pasta tipo per le dentiere, quindi si toglie anche abbastanza facilmente, non dà fastidio. La si può trovare anche in farmacia e la applico. Vi consiglio, soprattutto se siete in fiera, di mangiare prima di metterli, perché è abbastanza difficile parlare, mangiare soprattutto, bere, qualsiasi cosa. Li potete riattaccare senza difficoltà, anche se molte volte cercano di scappare perché si attaccano molto meglio alla gengiva e alla pelle che non al dente. Quindi se provate a mordere qualcosa, probabilmente vi scappano via. Li potete fare più lunghi o più corti a vostro piacimento. Lui avrebbe le orecchie tipo da elfo. Io al momento non le ho perché le sono dimenticate. Però basta applicarle con la colla tipo per le ciglia finte. Le applicate, le tenete lì e si attaccano dopo qualche minuto. Ok, noi iniziamo a imparruccarci. Io uso sempre una cuffia da piscina o una retina per tenere i capelli bene bene dentro in modo che non escano durante magari un'esibizione o delle foto. Allora, la parrucca l'ho comprata da eBay e mi era arrivata lunghissima e che praticamente ho dovuto tagliare tutta a mano e anche parecchio sparata, infatti l'ho riempita di gel, colla, gel, lacca anche, in modo per farla stare giù. Purtroppo il codino ha vissuto tante esperienze, quindi non è nella sua gran forma. Questo è fatto con un fil di ferro all'interno e abbiamo fatto girare i capelli tutti nel cordino legandoli con un piccolo nastro di ferro piccolo piccolo qua in cima in modo che rimanga su. E come ultima cosa il suo pizzetto. Questo era compreso nella parrucca,
sempre molto sparato che ho dovuto aggiustare. Solitamente lo attacco sempre con la colla per le ciglia finte, anche se sudando ovviamente si stacca, quindi se avete tipo del mastice sarebbe la cosa migliore. Watashi wa Mephistopheles desu. E questo è il make up.